Ciao a tutti, amici del leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami leone, tendenze energetiche e lavorative per il primo semestre del 2024. Abbiamo la carta della giustizia, amici del leone. Quando c'è la carta della giustizia si parla di regolarizzare qualche cosa, è una carta che comunque ha una spada, quindi ci potrebbe essere qualche taglio da dover effettuare per ripristinare l'equilibrio e normalmente parla di contratti o di questioni comunque burocratiche che si sbloccano, quindi promette bene. Andiamo a vedere adesso carta per carta di che cosa si tratta nello specifico. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione del video trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e lo vedete anche scritto qui. Le letture per il primo semestre del 2024 generali sull'amore e gli affetti e sulla crescita spirituale sono già online, le trovate nella playlist del canale e ve le metto anche qua in fondo a questo video. Bene. Allora, partiamo con un 4 di pentacoli, ragazzi. 5 di pentacoli, cavaliere di bastoni, fante di pentacoli, 6 di pentacoli. Devo dire che per essere una sera di lavoro sono usciti tanti pentacoli. Abbiamo un cavaliere di pentacoli, un 3 di bastoni e un 7 di spade. Allora ragazzi, devo dire che 4 e 5 di pentacoli. Qui si parte da una situazione un po' statica, magari a livello lavorativo piuttosto che a livello economico. Adesso andiamo a vedere carta per carta, poi alla fine farò i vari esempi, occupati, disoccupati, parliamo delle finanze, di tutto, insomma. Allora, vi dicevo che qui ci pare essere pare esserci una situazione appunto un po' statica con questo 4 di denari e vi dico che il 5 di denari è anche una carta che indica un po' di carenza, potrebbe essere una carenza economica, potrebbe essere una carenza anche di tempo molte volte. E poi abbiamo questo cavaliere di bastoni e il fante di denari. Devo dire che il cavaliere di bastoni indica movimento, indica spostamento, indica il voler andare avanti per ottenere un risultato. È come se da questo 5 di pentacoli ci si spostasse al fante di pentacoli attraverso il cavaliere di bastoni, come se ci fosse un agire in mezzo che vi porta a maneggiare qualche cosa di nuovo. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal 4 di denari. Allora abbiamo un 6 di coppe e un 3 di spade. Dunque, devo dire ragazzi che qui potrebbe esserci una sorta di attaccamento a qualche sogno nel cassetto che si ha da tanto tempo. Vi dico, io credo che questa sorta di attaccamento di cui ci parla il 4 di pentacoli sia un mezzo di difesa da questo 3 di spade, da questo dolore che probabilmente c'è o c'è stato. Andiamo a vedere il 5. Cavaliere di denari e asso di denari. Devo dire che quando c'è il 5 di pentacoli si parla sempre appunto, come vi dicevo prima, di una situazione di carenza, però poi vedendo queste due carte
Ho come la sensazione che, perché qui avete il fante di pentacoli, qui avete il cavaliere di pentacoli, come se si iniziasse una nuova strada, un nuovo percorso, un nuovo progetto, una nuova idea potrebbe anche essere. Tenete presente che quando c'è l'asso di pentacoli c'è sempre un dono. Qui potrebbe anche fare riferimento a una persona che vi viene come in aiuto per uscire da questo 5 di pentacoli. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Allora abbiamo un 2 di denari, un 4 di coppe e la torre. Ragazzi, qui ho come la sensazione che ci sia qualche dinamica inerente o al vostro modo di gestire il lavoro o al vostro modo di gestire il denaro, il tempo, che va un attimino rivista, perché è vero che con questo cavaliere di bastoni ci si muove, ma è anche vero che avete la torre, quindi qualche sicurezza potrebbe crollare. Diciamo che con questo 4 di coppa al contrario è come se qualcuno non vedesse. Datemi una carta per la torre. La luna. È come se ci fossero delle cose che non avete preso in considerazione e che verranno a galla nel primo semestre del 2024. Andiamo a vedere il fante di denari. Temperanza. E 7 di coppe. Ho come l'idea che andrete a lavorare per trovare quell'equilibrio che qui con il 5 di pentacoli manca. Diciamo che avendo il fante di pentacoli e un 7 di coppe, potenzialmente si possono aprire una serie di prospettive, però fate attenzione perché avete anche la luna e luna e 7 di coppe parla sempre di certe illusioni. Andiamo a vedere 6 di denari. Wow, asso di coppe e fante di coppe. Ragazzi, sento che qui potrebbero farvi qualche tipo di offerta per un nuovo progetto, per un nuovo inizio. Tenete presente che il fante di pentacoli fa riferimento anche ai nuovi percorsi di studi. E qui ho come la sensazione che grazie a questo percorso di studi potrebbero aprirsi una serie di opportunità e vi dico che qui arriverà anche l'opportunità. Fate attenzione perché col fante di coppe potrebbe essere un'offerta più grande di quello che in realtà è, o un'idea, cioè nel senso è come quando qui vi dicevo che puntate troppo in alto, bisogna ridimensionare un pochettino le cose. Andiamo a vedere il cavaliere di denari. Abbiamo una regina di coppa al contrario, un asso di spade e un 2 di coppe. Allora, qui si parla di un ritmo, direi lento, però costante. Cioè, avete tanti denari, devo dire che è un periodo molto concreto per voi. Si finisce anche con un 3 di bastoni, che è una carta di proiezione, una carta di qualche progetto che già ha preso forma. Andiamo a vederlo questo 3 di bastoni. 6 di spade e 5 di spade e 7 di spade. 5, 6 e 7 di spade, ragazzi. E sento che questa zona della lettura è collegata con questa torre. Allora, devo dire che qui sarete ben proiettati verso il futuro.
Pare che si parta, insomma, da una situazione un pochettino statica, diciamo così, per poi muoversi verso l'espansione. Vi dico, molti potrebbero iniziare anche un nuovo percorso di studio, un corso di aggiornamento per quello che riguarda il lavoro, potrebbero studiare una cosa, una, diciamo, disciplina laterale a quello che già state facendo per poter affiancare questo tipo di magari servizio, non lo so. Ehm, ma ho come l'idea che per riuscire a riportare in equilibrio i piatti della bilancia e della giustizia, qua si debbano togliere delle illusioni, delle idee, delle proiezioni, ragazzi. Allora, andiamo a vedere carta, scusate, situazione per situazione. Quindi partiamo dagli occupati, cioè se siete già in un lavoro, vi dico che potrebbe esserci per qualcuno un nuovo inizio. Allora, vi dirò che potrebbe essere come un cambio di sezione, un cambio di padiglione, un cambio di, come si dice, di reparto. Oppure per qualcun altro si tratta di un nuovo incarico che viene dato, ok? Però potrebbe essere necessario dover fare, come vi dicevo prima, dei corsi di aggiornamento o un corso per imparare, per esempio, l'utilizzo di un nuovo macchinario, piuttosto che, ehm, non so, il proporre un nuovo servizio, insomma. Se siete autonomi, ragazzi, vi dico che qui, anche se a voi sembra di essere fermi, in realtà state state andando avanti anche in modo concreto. Anche qui ci potrebbero essere dei nuovi clienti, ci potrebbero essere... È come se ad un certo punto arrivasse qualcuno con il o la quale potreste fare una sorta di collaborazione che vi toglie un po' da questa carenza del 5 di denari. Tenete presente che qui avete anche un 6 di denari. È interessante perché avete 4, 5, 6 di denari e qui avete 5, 6 e 7 di spade. Quindi avete proprio le carte in successione. Però è come se fosse una cosa nel 2024, come se doveste fare un passo alla volta, ok? Perché è prudente, è meglio così. Però vedo arrivare dei contratti nuovi, vedo arrivare l'equilibrio, avete anche la carta della giustizia, quindi se per caso state aspettando qualche sblocco burocratico, del denaro in arrivo, insomma, arriva. Denaro in arrivo soprattutto sì, lo vedo. Una tantum, non è granché, però arriva. Se siete disoccupati, ragazzi, qui ecco, allora, per togliervi da questa situazione, primo potreste iniziare a fare qualche cosa, qualsiasi tipo di lavoro che vi capiti, per perlomeno iniziare a smuovere l'energia, anche se non è il lavoro che a voi piace fare, anche se non è il lavoro che è l'orario che vi interessa, insomma, per un breve periodo si può fare questo sacrificio perché serve appunto a smuovere l'energia, a togliervi da questo ristagno del 5 di pentacoli. Vedo comunque nuovi inizi, ragazzi, contratti, ci sono degli accordi, con la carta della giustizia sono anche contratti a lungo termine. Mm? Se parlassimo invece di quelli che sono, allora, soldi. Parliamo dei soldi o delle proprietà o degli investimenti o di quello che dei progetti, insomma, che già avete in piedi. Ci sarà da come vi posso dire? Da coccolare quello che già avete, ok? Dovete un attimino nel prossimo periodo, diciamo, controllare regolarmente se le cose che avete già in piedi funzionano come dovrebbero funzionare o come voi vorreste funzionassero. Per quello che riguarda il denaro in arrivo e in uscita, quindi il flusso di denaro nel prossimo semestre, ehm, ragazzi, fate attenzione perché ci sarà parecchio movimento, parecchio, però soprattutto in uscita, questo ve lo dico. Ci sono dei contratti che arrivano, c'è del denaro che arriva, però ci saranno anche tanti movimenti finanziari. Non sento che siano uscite, insomma, come vi posso dire?
non sono uscite superflue, ci sarà un motivo importante per cui voi dovrete spendere questi soldi. Però, appunto, spendete, cercate di dividere quello che è effettivamente importante, quello per cui vale la pena spendere dei soldi e quello che no, perché vi dirò che le uscite potrebbero essere tante quest'anno. Se avete dei progetti che volete far partire, vi dico, studiate quello che dovete studiare, studiate il mercato, studiate i clienti, studiate i concorrenti, la fascia d'età, quello che è uno studio di marketing, mi viene da dire. Per qualcuno potrebbe essere appunto quel corso di aggiornamento di cui parlavo prima, però sta di fatto che questo inizio, questo processo di apprendimento vi può portare alla stabilità, all'apertura anche mentale, Però qui abbiamo proprio un'apertura di cuore, con l'asso di coppe ci sono delle nuove idee, potrebbero esserci fortemente delle nuove collaborazioni e dei nuovi contratti in vista. Contratti stabili, perché anche il 6 di Pentacoli è l'arcano minore della giustizia, ragazzi, quindi sono assolutamente contratti di tipo stabile, accordi, sono proprio contratti in realtà, perché qui abbiamo la giustizia, con la giustizia sono le cose che si firmano proprio in tribunale o comunque davanti a un avvocato, davanti a un notaio, le cose legali. Ok, allora, devo dire che per qualcuno potrebbe nascere qualche storia romantica all'interno del posto di lavoro. Diciamo che per adesso è un'affinità, non è proprio qualche cosa di, come vi posso dire, da farfalle nella pancia, ecco. Non è una cosa che potrebbe esplodere così da un momento all'altro, ma sì che potrebbe nascere qualche feeling, qualche interesse particolare. Quindi ragazzi, qua il consiglio delle carte è di andare avanti per la vostra strada con tanto entusiasmo, come vi dice il Cavaliere di Bastoni, ma la stessa, ma anche la prudenza che porta il Cavaliere di Pentacoli. È un po' come dire, ok, penso a che scacco muovere, però penso anche alle mosse, a quello che può succedere dopo una volta che io muovo quello scacco. Non so se sapete giocare a scacchi, comunque mi è venuto questo esempio. Però appunto abbiamo un 3 di bastoni e io lo sento molto positivo, lo sento proiettato in alti, in avanti. C'è però da dire che avete tanti pensieri qua che sono un po' da pulire, ragazzi. La giustizia serve anche a quello, no? A tagliare i pensieri e rimettere in equilibrio i due lati della bilancia, quindi la mente e il cuore. C'è bisogno di allontanarsi da certe credenze limitanti, da una confusione mentale, da quello che è una situazione un po' stridente, un po' falsa. Probabilmente ci sono delle falsità intorno a voi. Avevate il 4, sì, che con questo 4 di coppe non vedete tanto. Vi dico, qui per riportare al dritto questa temperanza bisogna mettersi a studiare, quindi è un po' come se doveste ampliare la conoscenza per espandere la coscienza. E poi quando si apre la mente ci si aprono anche un sacco di possibilità, però qui bisogna proprio uscire da un certo loop mentale, da una certa vibrazione, da un certo numero di pensieri circolari, perché io credo che siano quelli che vi fanno stare in carenza, come ci dice questo 5 di denari. Bene ragazzi, andiamo a vedere una fatina. Centratura. Rimanete centrati su voi stessi, infatti allontanatevi da tutti questi pensieri negativi perché voi il progetto lo avete già messo in piedi, è già vostro, siete già verso l'espansione. È come solo se doveste rendervene conto, qui il 4 di coppe è girato al contrario. Amici del leone, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata utile.
Fatemelo sapere con i commenti, se avete piacere di sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere o abbonarvi. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un inizio 2024 splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!